Ciao a tutti, sono Davide. Oggi prepariamo l'arrosto affettato di petto di pollo. Attenzione! Questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, trattasi di un arrosto un po' particolare, dico arrosto fra virgolette perché poi alla fine non è altro che un impasto. Avete presente quell'arrosto che trovate al banco salumeria, che di solito è più o meno questa grandezza qua? Come potete capire, un petto di pollo così grosso non può esistere, non ci può essere, no? E quindi è praticamente un impasto e poi cotto al forno, diciamo. È una preparazione abbastanza semplice, ci tenevo a farvela vedere. E adesso vi dico gli ingredienti. Allora, prima di tutto mi sono procurato 3 petti di pollo di circa 600 grammi l'uno, ok? Per avere un totale di 1,5 kg una volta puliti i petti. Poi dopo abbiamo le spezie e il sale. Le spezie semplicissimo, abbiamo 1 grammo di rosmarino secco, 1 grammo di aglio in polvere, 1 grammo di pepe, pochissima roba, tutto 1 grammo. E per il sale io faccio 20 grammi per chilo di carne, quindi questo è 1,5 kg, sono circa 30 grammi di sale fine. Basta, gli ingredienti sono solo questi qua. Adesso andiamo alla preparazione. Allora, prima di cominciare vi dico che ho tenuto il petto di pollo mezz'ora in surgelatore in maniera che si rassodasse, perché poi avremo bisogno di andarlo a frullare. Come vedete manca la tazza del mio cutter perché è in freezer, perché lama e tazza li tengo in freezer, così quando andrò a tritare la lama non scalderà la carne, essendo già piuttosto freschina di per sé. Andiamo a lavorare il petto di pollo, quindi andiamo a tirare via l'ossicino che c'è qua in cima e lo facciamo a pezzettini, lo prepariamo proprio per essere tritato, insomma, ok? Quindi vogliono tirate via tutti i nervettini, se ci sono delle venuzze, insomma, pulito bene, deve essere soltanto il giallo bello, il bel giallo del petto di pollo, diciamo. Ok, uno. Anche nei 2 filetti, mi raccomando, state attenti che c'è un nervetto che vuole tolto. E quindi li puliamo tutti e 3 e poi dopo siamo pronti per la tritatura, macinatura, insomma, per fare l'impasto. Allora, in base a quello che utilizzate per andare a tritarlo, i pezzi fateli più piccoli, perché se usate un mixer o un mini pimmer si fa più fatica, abbiamo bisogno di tritare la carne, deve diventare proprio fine, perché sennò poi risulterà molto grumoso, diciamo, l'arrosto. Quindi magari se usate il mini pimmer fate dei pezzi più piccoli per facilitare la macinatura, ecco. Io utilizzo il cutter che ha delle lame piuttosto taglienti e faccio dei pezzi medi, comunque sì, più piccoli sono meglio è. Perfetto, vado a recuperare la mia tazza e le lame e poi siamo pronti per andare a tritare il tutto. Allora vado a inserire dentro il petto di pollo. Allora, se volete fare un bel lavoro, prendete il tutto e rimettete in freezer per un'altra mezz'oretta, che proprio deve diventare freddo, semiduro. Ma adesso io lo sento piuttosto freddo e anche la scodella è bella fredda. L'alternativa è aggiungere dei cubetti di ghiaccio mentre macinate, una decina di cubetti di ghiaccio, ma se avete paura di rovinare le lame lasciate perdere, fate così, mettete in freezer per un pochino e lasciatelo diventare un pochettino più sodo. Adesso andiamo a darci la prima macinata. Perfetto, mi fermo e vado ad aggiungere gli ingredienti, il sale e le spezie. Vedete come si è già tritato per bene, quindi aggiungo il sale.
Allora, io non aggiungo acqua perché il petto di pollo è già abbastanza ricco di acqua, quindi non ne aggiungo. Però se vedete che fa fatica a tritare, aggiungetene un mezzo bicchierino, acqua fredda naturalmente. Vado a mettere le spezie, quindi 1 grammo, 1 grammo e 1 grammo, pepe, aglio in polvere e rosmarino secco, giusto per dargli un po' di aroma. Io ci metto queste spezie, poi voi potete personalizzarlo come vi pare, ecco. Una volta che avete capito il gusto oppure avete delle spezie preferite, aggiungetele tranquillamente. Basta, direi che siamo a posto, vediamo la consistenza. Guardate, è proprio macinato fine. Quindi adesso vi preparate della carta da forno in grado di contenere tutto il macinato e andiamo a mettere tutto l'impasto dentro alla carta da forno. Una volta che avete pulito il tutto, siete pronti per andare a formare, diciamo, l'arrostino. Quindi con la carta vi aiutate a compattare l'impasto, cercare di dargli una forma che si avvicina di più a un arrosto. Perfetto, compattate il tutto. Ecco, una volta chiuso il pacchettino potete decidere se andarlo a legare con la spago, utilizzare degli elastici alimentari, oppure io utilizzo la rete. È molto semplice, se andate dal vostro macellaio vi regala un pezzettino di rete, potete utilizzare una bottiglia, gli tirate via, mettete prima la rete dentro la bottiglia, gli tirate via il collo, diciamo, inserite dentro il pacchettino alla bottiglia e lo estraete assieme alla rete e sarete più facilitati, insomma. Quindi io metto il pacchettino dentro, tiro fuori, questo è il funzionamento, e poi taglio e vado a stringere il più possibile perché deve rimanere bello compatto. Quindi tiriamo prima da una parte e poi da quell'altra. Ecco, guardate, l'arrostino è pronto. Adesso la cottura, che è la cosa un pochino più brigosa. Teglia, lo metto nella teglia, forno a 90 gradi, il mio forno è ventilato, quindi 90 gradi ventilato per 3 ore e poi ci vediamo all'uscita che vediamo come è venuto. Allora, l'arrosto ha cotto 90 gradi per 2 ore e 40. Mi sono fermato prima delle 3 ore perché logicamente in base alla dimensione dell'arrosto e anche al tipo di forno cambieranno alcune cose. Comunque ho utilizzato un termometro a sonda come questo qua, semplicissimo, costa poco, ormai ce l'hanno tutti in casa, e dobbiamo arrivare a una temperatura interna di 70 gradi. 70 gradi perché 70 gradi va ad ammazzare tutti i batteri che c'è nella carne di pollo. 70-72, io l'ho tenuto a 70, un pochettino più indietro per non andare oltre con la cottura. Adesso che è fuori dal forno, la prima cosa che c'è da fare è raffreddarlo il più in fretta possibile. Adesso io lo metterò nel mio battitore, logicamente sono più avvantaggiato perché l'abbattitore fa prestissimo a raffreddarlo. Se voi non avete l'abbattitore, logicamente non tutti ce l'hanno, cosa fate? Lo ficcate in un sacchetto di plastica tipo quelli del sottovuoto, in un sacchetto di nylon, e lo raffreddate in acqua e ghiaccio il più velocemente possibile. Poi lo riponete
tenete in frigo almeno un paio di giorni, così l'arrosto si stabilizzerà, gli aromi andranno tutti al loro posto e vedrete che fra un paio di giorni facciamo la prova assaggio e andiamo a vedere com'è. Bene, il nostro arrostino si è raffreddato, è rimasto, ha riposato un paio di giorni, adesso siamo pronti per il taglio. Andiamo a vedere cosa ci è saltato fuori. Lo taglio a metà, naturalmente, per farvi vedere al centro cosa ci è venuto. Ecco qua, tiro via la rete e anche l'incarto. Guardate, è uguale, identico a quello che trovate al banco del salumiere. Molto semplice da fare, ci vuole un po' di tempo di cottura, però poi otterrete un arrostino eccezionale. Adesso andiamo ad assaggiare. Voilà, si può tagliare a fettine più grosse, a fettine più sottili come il salume. Il profumo è ottimo. Di sale è perfetto, anche di aromi. Oserei dire che è veramente buono. Allora, questo qua non ha una durata lunghissima. Una volta che l'avete fatto, in una settimana dovete consumarlo, a meno che non lo mettiate sotto vuoto e lo conserviate in frigo. Allora la durata si moltiplica, quindi potete tenerlo lì anche un mesetto tranquillamente. È un arrosto fresco, magro e soprattutto non ha neanche dico un conservante. Quindi salutarissimo, magro. Chi fa diete normalmente non è il canale corretto, questo qua comunque ve lo consiglio perché è facile da fare e rende anche per fare i panini, insomma potete farci quello che volete. Va bene, io direi che abbia detto tutto, se avete voglia replicatelo e se avete delle domande scrivetemele sotto al video, ma direi che la ricetta, la preparazione è semplicissima, quindi non ci resta nient'altro da dire. Fatelo in base alle vostre esigenze, quindi questo qui è il risultato, alla fine della cottura è il risultato 1,3 kg l'arrosto, quindi è calato un pochettino durante la cottura, da 1,6 kg iniziale è rimasto 1,3 kg. Allora, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, mi raccomando, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, anche all'altro canale che ho, Hobby, mi raccomando, per me è molto importante. Mi trovate su tutti gli altri social, Facebook, Instagram, TikTok. Vi aspetto per la prossima video ricetta. Un saluto da Davide.